come vitigno risulta essere uno dei prodotti che maggiormente identificano le produzioni di questo territorio. Proprio in questo habitat ha trovato le condizioni ideali per poter essere coltivata. Nei primi testi già ci parlano della falanghina, anche se in maniera è detta come uva da mangiare. Stiamo parlando del 1804. In genere ospitiamo giornalisti della stampa estera, percorrono quelle che sono le strade, la dorsale del Taburno, la Valle Telesina, vedono che tutti questi terreni sono pettinati proprio dalla vite. La stragrande maggioranza è falanghina. Che bello farsi il vino. Prima di tutto tu fai la raccolta, senti il contatto diretto, perché tu la puoi toccare l'uva, la puoi toccare, la rinacci, metti le mani dentro, la tiri fuori quel profumo, quella cosa, e poi lo puoi fare con qualche figlio. Poi fra poco iniziano le piogge, quindi quella sulla nebbia delle montagne, la castagna, il vino novello, insomma sono momenti belli che il vino ci deve stare per forza. Noi siamo una civiltà della vita dell'ulivo, sicuramente. Ecco, siamo tutti un po' viticoltori, anche chi in campagna non ci è andato mai. Se devo immaginarmi un paradiso, per me il paradiso è un caminetto, un bicchiere di vino e un bel libro. Ecco, questo per me io però in questo paradiso, se non c'è il vino, crolla tutto. Ecco, quindi per me il vino è, diciamo, il prodotto per eccellenza della consolazione dell'anima. La falanghina nei tempi recenti fu oggetto di studio da parte di nostro padre. Essendo molto vecchie le vigne, nostro padre decise di capire quali erano le varietà locali. La ricerca fu fatta prevalentemente nella zona di Bonea. E tra queste uve c'era la falanghina. Quando nostro padre assaggiò la falanghina la trovò interessante e decise di produrla nel 79. La falanghina fu vinificata in purezza. La falanghina è sempre esistita. Prima si conosceva che c'era questa falanghina abbastanza particolare, infatti si riconosce proprio a vista quella di Bonea rispetto alle altre. In mano a mio padre, se non c'era la bottiglia sulla tavola non si mangiava, diciamo, e ancora oggi. Io purtroppo non posso bere, non lo bevo, però la bottiglia ci deve stare. Il nonno non beveva col bicchiere, il nonno beveva con una brocca di 1 litro, quindi metteva là, quella era a pranzo, quella era a colazione, quella era a cena, perché il nonno non teneva problemi da pagare, non doveva pagare la rata della macchina, non doveva pagare niente, il nonno basta che pagava solo la corrente. Si compravano 2 maiali, uno per uccidere l'altro, vendevano il maiale e pagavano tutte le tasse. Dopo mangiavano, bevevano e lavoravano, questo facevano. Il prodotto del vino per noi rappresenta, per tutta la comunità di Guardia, la sussistenza proprio economica della famiglia, quindi dell'economia del luogo, e quando ci sono state carestie, periodi di siccità oppure grandi alluvioni o catastrofi, la prima cosa che si è fatti, ci si è riuniti intorno al campanile della chiesa madre, adesso è basilica, e dove c'è la statua dell'Assunta, come a chiedere protezione, e anche il sangue che i battenti versano è come voler bagnare e rendere fertile il suolo che questo sangue macchia, sempre il vino bianco che viene usato per disinfettare le ferite, perché questa percentuale di alcol in realtà un po' disinfetta, un po' sembra che faccia da antidolorifico naturale. Prima dicevano alcuni aceto, ma non è l'aceto, è il vino bianco.
bianco. Adesso è tutta falanghina, proprio la falanghina. Vino Luce, rosso ti vede che il sangue per te. contiene più. Però con la guardia puccia il vino. Si sporca più Canti, poi dice sporca. canti, perché tengo il vino rosso, no? Allora ci vuole il vino bianco che lava, che pulisce la spugnetta, la fa bianca, ecco, ci parliamo bianco. Il sangue si attacca vicino al spillo e si indurisce. E tu dopo da legna Che t'azziccano poco. sentono dolore. E invece bagnandola non è dolore, non ne sente più. Cerchiamo di collaborare, dare il nostro contributo per i riti settennali. Il mio è quello di fare assistenza ai battenti durante tutto il percorso, in modo particolare per bagnare le loro spugnette di vino, perché in quel momento loro hanno bisogno, perché è l'unico momento, bagnando la spugnetta, che loro hanno un sollievo. Chi sta dentro non sente né l'odore del vino né l'odore del sangue. Però certamente il vino ha il sopravvento, perché non è la goccia di vino, ma si butta tanto vino sulla spugnetta, tanto da sciacquarla proprio. È un vino che viene offerto, inizialmente veniva offerto dalle singole persone di guardia, chi ovviamente faceva il vino in casa, oppure dalle nostre cantine. Questa è una parte della regione dove si è sempre fatto uva per l'autoconsumo, quindi chiunque aveva il suo pezzetto di vigna si curava la sua vigna, poi se non vendeva le uve che le conferiva, le vinificava per produrne delle bottiglie per il suo personale uso. E sicuramente questo è un territorio dove è vero più che in altre parti d'Italia. In effetti, se c'è un vino che meglio rappresenta più di altri questo territorio, quello è certamente la Falanghina.